Vi è mai capitato di guardare un film italiano e non capire praticamente nulla o molto poco? Anche se studiate italiano da molti anni? Ciao a tutti, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano e questo è il mio canale, Lernamo. Se avete questo problema, non preoccupatevi, non siete soli. Molti dei miei studenti hanno esattamente la stessa difficoltà. È normale, si tratta solo di allenare il vostro orecchio in modo diverso. Perciò, in questo video scopriremo prima il vero motivo per cui fate fatica a comprendere i film italiani. Poi vi spiegherò come usare i sottotitoli nel modo giusto, senza diventarne dipendenti. E dopo vedremo come espandere il vostro vocabolario per non perdervi durante i dialoghi. E come sempre, alla fine ci sarà un esercizio per voi. Allora, detto questo, mettiamoci comodi e capiamo qual è il vero problema. I madrelingua italiani parlano velocemente. Questo è vero, ma non è solo una questione di velocità. Quando noi italiani parliamo velocemente, uniamo le parole tra loro e se non capite in che modo lo facciamo, quindi le regole di base, farete sempre fatica a comprendere al 100% l'italiano parlato velocemente. Vi faccio degli esempi pratici. Nell'italiano parlato tutti i giorni non diciamo come stai, diciamo come stai? Non diciamo devo andare, diciamo devo andare. Non diciamo non lo so, diciamo non so. Non diciamo hai capito, diciamo capì? Vedete? Le parole si fondono letteralmente insieme, formando quasi una sola parola. Quindi, questo è quello che vi impedisce di comprendere l'italiano parlato. Perché l'italiano che avete imparato a scuola, l'italiano che avete imparato attraverso i libri di testo, non è sempre quello che noi italiani utilizziamo ogni giorno. Quindi, quello che vi consiglio di fare è analizzare proprio queste regole che si ripetono, queste tendenze. Quali parole si fondono? In che modo? Noterete come ci sono degli abbinamenti preposizione, nome o verbo che tendiamo a unire più spesso e di solito l'ultima vocale della parola che viene prima cade, favorendo l'unione con la parola che viene dopo. E spesso l'ultima sillaba scompare in molte parole. Prendiamo ad esempio non lo so, diventa non so. Ho unito la N e la O
di non con la O di lo. Si sono perse la seconda N e la L e anche una O, diventando no, no so, no so. Adesso parliamo di sottotitoli. Uno dei modi migliori per familiarizzare con l'italiano parlato e per iniziare a comprenderlo sempre di più è guardare i film in italiano con i sottotitoli. Pensateci, se potete vedere le parole sullo schermo e allo stesso tempo sentirle pronunciate, questo educherà il vostro cervello a fare l'associazione e a collegare il modo in cui ogni parola si scrive al modo in cui ogni parola si legge. E fin qui tutto bene, ma attenzione! I sottotitoli sono utili ma vanno usati nel modo giusto. Altrimenti, invece di migliorare il vostro italiano, potrebbero peggiorarlo. Esistono 4 livelli per guardare un film con i sottotitoli. Livello 1, il più facile. Ascoltate l'audio nella vostra lingua madre e utilizzate i sottotitoli in italiano per comprendere il significato delle parole. Livello 2. Ascoltate l'audio in italiano e mettete i sottotitoli nella vostra lingua madre. Livello 3. Ascoltate l'audio in italiano e mettete i sottotitoli in italiano. Livello 4. Il più difficile. Ascoltate l'audio in italiano senza sottotitoli. Voi a che livello siete con il vostro italiano? Fatemelo sapere nei commenti. Io in questi giorni sto studiando lo spagnolo e con il mio spagnolo sono a livello 3. Utilizzo i sottotitoli in spagnolo e l'audio anche in spagnolo. Ma nel vostro caso, che studiate l'italiano, dovrete accedere al catalogo italiano e potete usare una VPN per farlo, come NordVPN, che ha sponsorizzato questo video. Vi basterà seguire 2 semplici passaggi, attivarla e scegliere il paese. Tutto qui. Vi costerà solo un paio di euro al mese, come il prezzo di un caffè. NordVPN è molto utile anche se vi trovate all'estero e volete accedere al catalogo del vostro paese. Inoltre, protegge la privacy nascondendo il vostro indirizzo IP e vi offre anche il loro Password Manager, dove poter salvare le vostre credenziali che si sincronizzano su tutti i dispositivi. Così non le perderete mai. Insomma, piacere e sicurezza insieme. A proposito, se vi iscrivete utilizzando il link in descrizione o il codice coupon LERNAMO, vi daranno anche 4 mesi gratis. E adesso una cosa importante. Anche se siete ancora a livello 2 o a livello 3, come me, va benissimo. Tutti devono cominciare da qualche parte, no? Se avete bisogno di attivare i sottotitoli nella vostra lingua madre o in italiano, fatelo. Si impara gradualmente e si costruisce così
la fiducia di cui avete bisogno per passare al livello 4. Ma attenzione! Con i sottotitoli dovete fare molta attenzione, perché utilizzarli male potrebbe peggiorare il vostro italiano. Insomma, i sottotitoli non sono sempre negativi, ma non dovete diventarne dipendenti. Sono lì solo di passaggio, solo perché alla fine possiate imparare l'italiano senza utilizzarli. Perché? Indovinate un po'. Nella conversazione del mondo reale non ci sono i sottotitoli. Quindi, attivare i sottotitoli va bene se sentite di non poter capire il film senza di loro, non c'è nulla di male, ma dovete tenere a mente che l'obiettivo è non usarli più. Deve arrivare un momento in cui dovrete disattivarli. Questo è il vostro obiettivo. Insomma, bisogna imparare a camminare prima di correre, ma poi a un certo punto bisogna correre. Questo video vi sta piacendo? Spero proprio di sì. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale. E prima di continuare vi ricordo anche che sul nostro sito web potete trovare la trascrizione scritta, quindi un articolo scritto con gli approfondimenti su questo tema. Trovate gli esercizi automatici per ogni lezione e per ogni lezione trovate anche il podcast che potete scaricare e ascoltare quando e dove volete. Adesso, una cosa che i miei studenti mi dicono sempre. Graziana, sto guardando un film, sto ascoltando una conversazione e ad un certo punto mi blocco, mi perdo e non capisco più niente. Ti suona familiare, non è così? Ebbene, ecco perché vi bloccate. Perché state ascoltando, cercando di capire ogni singola parola, invece di concentrarvi sul significato generale della frase, della conversazione, del dialogo. Quindi, sì, i madrelingua parlano velocemente, i madrelingua uniscono le parole, ma il problema è che il vostro vocabolario non è abbastanza ampio e quindi non conoscete tutte le parole usate. Quindi, cosa succede? State ascoltando un madrelingua italiano, sentite una parola che non capite, vi fermate e cominciate a pensare cosa fosse o cosa significasse quella parola. Ma la conversazione è già andata avanti di 10-20 parole. Quindi ovviamente vi sentite persi, vi sentite bloccati, vi sembra di non stare al passo. So bene che anche voi avete vissuto questa situazione. L'ho vissuta anche io con tutte le lingue straniere che ho studiato. Ma ancora, talvolta il problema non è necessariamente che non riuscite a comprendere quello che viene detto.
Il problema è che non conoscete le parole usate, il vocabolario usato. Ecco perché espandere il vostro vocabolario e renderlo una priorità può davvero aiutarvi a non bloccarvi durante le conversazioni o quando guardate i film. Il mio consiglio che do anche ai miei studenti: quando guardate un film, non cercate di capire il significato di ogni singola parola, piuttosto cercate di capire il significato generale, il contesto, quello che sta succedendo. Provate a capirlo da tutte le parole che riuscite a capire. E le altre, quelle che non capite, annotatele, scrivetele su un foglio, sulle note del vostro cellulare, ma non cercatele in quel momento, altrimenti vi perdete tutto. Cercatele dopo. E poi, come dico sempre ai miei studenti, per ampliare il vocabolario, non fate delle liste. Non servono. Piuttosto, scrivete delle frasi contenenti le parole che volete imparare. Fate in modo che siano frasi vere per voi. Frasi che descrivono voi stessi, la vostra vita, le vostre esperienze. Così sarà più facile memorizzare le parole nuove nel contesto. Provateci. Adesso, quali film guardare per migliorare il vostro italiano? Questa domanda la ricevo molto spesso e forse la risposta non vi piacerà, ma un film non è migliore di un altro per imparare l'italiano. Segreto: si impara quando qualcosa ci piace. È così. Quindi dovete guardare i film che vi piacciono. Perché se il film non vi piace, non vi appassiona, non vi importa, non presterete realmente attenzione, non sarete concentrati, non migliorerete il vostro italiano. Quindi accendete il vostro sito di streaming, scegliete il genere che vi piace, il genere di cui guarderete un film nella vostra lingua madre, trovate un film italiano e guardatelo. Per esempio, i miei studenti lo sanno, io personalmente non sono una fan dei film di fantascienza, quindi non li trovo particolarmente utili per imparare una lingua straniera, perché mi distraggo facilmente, ma per altri studenti funzionano, dipende. Ed è la stessa cosa con i libri, con i podcast, con le riviste, i giornali. Per imparare una lingua straniera non dovete cambiare voi stessi o la vostra personalità o i vostri gusti. Dovete semplicemente fare quello che fareste nella vostra lingua madre. Io in italiano guardo molti film d'azione, molti film romantici. Lo faccio anche in lingua straniera. Solo così costruirete delle abitudini reali con l'italiano, perché sono abitudini che già avete dalla vostra lingua
madre. Detto questo, non significa che io non abbia dei consigli di libri o di film per voi. Sono un po' influenzati dai miei gusti personali, ma cerco sempre di pensare nell'ottica di chi sta imparando l'italiano quando vi suggerisco qualcosa. E molto spesso ve ne parlo nella nostra newsletter. C'era un libro in particolare che ho consigliato e che è piaciuto molto a chi è iscritto alla nostra newsletter. Non vi preoccupate, arriveranno molte altre idee, molti altri consigli di film, libri, canzoni e così via. Quindi iscrivetevi alla nostra newsletter per tutti questi materiali, per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video. A questo proposito abbiamo anche dei canali Telegram, Instagram, WhatsApp per farlo, e con la nostra newsletter potrete anche imparare l'italiano attraverso delle storie in base al vostro livello. Storie in episodi, in diverse puntate, con ripasso di grammatica, con approfondimenti linguistici, culturali, esercizi. Adesso c'è un esercizio finale per vedere quanto riuscite a capire l'italiano parlato. Ma prima di vederlo, volevo ricordarvi che se vi piacerà questo esercizio, potete guardare un video dedicato proprio all'esercizio di ascolto dell'italiano parlato e lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Ci saranno 6 clip audio di difficoltà crescente. Molto interessante, molto divertente. Ma torniamo a noi e vediamo se riuscite a capire il senso generale di questo audio. Non mi serve che cerchiate di capire ogni singola parola, solo il senso generale. No, guarda, ti giuro che sono furiosa. Cioè, il corriere mi segna il pacco come consegnato, ma io non ho ricevuto assolutamente niente. Non c'era nessun campanello che ha suonato. Cioè, tu lo conosci il campanello, no? Cioè, nessuno mi ha suonato, sono stata a casa tutto il giorno, nessun avviso lasciato, nulla di nulla. Ho pure controllato fuori, intorno, ho chiesto ai miei vicini, nessuno ha visto niente, nessuno ha visto un pacco, nessuno ha visto anche il corriere. Nessuno. E adesso mi tocca perdere tempo con i reclami, le chiamate, le email, le attese infinite, quando non è colpa mia, cioè chi ha detto a lui che lo ha consegnato e dove lo ha consegnato? Io non capisco, cioè veramente a chi lo ha consegnato non ha chiesto il nome, chi sei, nulla? O non è vero che lo ha consegnato? Veramente sono esasperata e ricordami, non devo più comprare nulla da quel sito web, cioè veramente. Bene, Lernamici, com'è andata? Vi lascerò la soluzione alla fine del video. Vi ricordo di continuare a imparare l'italiano attraverso i film con i sottotitoli. Vi ricordo di scegliere NordVPN se volete accedere a un catalogo italiano molto più vasto. Vi ricordo di continuare con i sottotitoli se ne avete bisogno, ma puntare a non usarli più. Ampliate il vostro vocabolario e soprattutto siate pazienti con voi stessi. Serve tempo. Anche Roma non è stata costruita in un giorno. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciate un mi piace e noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Nell'audio per l'esercizio
mi lamentavo con la mia amica per un pacco che non ho mai ricevuto, anche se il corriere lo segnava come consegnato. Lo avevi capito?